Dal Vangelo secondo Marco. Al termine della liturgia del sabato, Gesù, uscito dalla sinagoga, andò subito nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. Una buona domenica a tutti. La scorsa settimana il brano evangelico ci ha raccontato i primi passi del piccolo gruppo che ha cominciato a formarsi e a seguire Gesù, l'agnello indicato dal Battista. Il giorno di sabato questo gruppo ha partecipato alla liturgia che si è svolta nella sinagoga e abbiamo visto che la parola di Gesù ha dimostrato subito un'efficacia straordinaria. Ha scacciato gli spiriti immondi da un uomo che era in balia di queste forze che lo disumanizzavano. Ha cominciato a urlare, ma non era lui che urlava, erano queste forze negative che lo dominavano. Siamo all'inizio della vita pubblica e noi vedremo che cosa accade dovunque giunge questa parola prodigiosa del Maestro. La liturgia del sabato si conclude e i 4 discepoli con Gesù si dirigono verso la casa di Pietro. Siamo verso le 11, era questa l'ora in cui di solito si concludeva la liturgia della sinagoga e questo gruppo si dirige verso casa perché è ora di pranzo. La famiglia si riuniva ed era un costume quello di invitare anche qualche amico per continuare poi a dialogare sulla parola di Dio che era stata ascoltata e commentata nella sinagoga. Questo è il contesto in cui accade poi l'episodio che noi esamineremo e che ascolteremo nel brano evangelico di oggi. Ma prima di entrare ad ascoltare questo brano evangelico, vediamo di soffermarci ancora una volta su Cafarnao, perché è in questa città che si svolgerà tutta la vita pubblica di Gesù e quindi se noi abbiamo bene in mente dove si trovava questo luogo, capiremo meglio ciò che i Vangeli ci raccontano sugli episodi che sono accaduti in questa città. Sullo sfondo voi vedete proprio la città di Cafarnao. Quel muro di cinta indica la proprietà dei francescani. Che cosa avevano fatto i francescani? A fine 800 hanno comprato questo pezzo di terra perché i loro archeologi avevano intuito che lì si doveva trovare la casa dove Gesù abitava durante la sua vita pubblica. Cercavano questa casa, faranno poi gli scavi a inizio Novecento, Orfali, il grande archeologo francescano, e poi negli anni 60 Loffreda, Corbo, e hanno poi trovato la casa dove Gesù abitava. La vedete? È sotto quella cupola scura della chiesa che è stata costruita proprio per proteggere quell'isolato dove sorgeva la casa di Pietro. Vedete anche la sinagoga, che non è quella del tempo di Gesù, ma quella del tempo di Gesù si trovava sotto la costruzione che è stata fatta poi nel IV secolo e sono quelli i resti. Questa parte di Cafarno era proprio il centro della città. Vi voglio indicare anche un luogo abbastanza curioso, sono i negozi della città di Cafarno del tempo di Gesù, quelli che vi vengono indicati, quindi loro andavano tutti scalzi, anche Gesù andava scalzo, ma se qualcuno un giorno ha voluto fargli un regalo di un paio di sandali, certamente li ha comprati lì. Anche Gesù è entrato in questi negozi. Notate anche
che tutte le case erano fatte di questa pietra scura di basalto. Vi voglio indicare poi alcuni luoghi che riguardano questo tratto di lago che vengono ricordati nei Vangeli. Vedete sullo sfondo dove sorgeva Tiberiade, era lì che abitava Erode Antipa con Erodiade, e i Vangeli non ci dicono che Gesù sia mai andato in quella città, anche se Erode lo voleva incontrare. Per arrivare a Tiberiade da Cafarno ci voleva 1 ora e un quarto di barca, ma Gesù non c'è mai andato. Era una città ritenuta impura, costruita su un cimitero, ma Erode Antipa l'aveva scelta come capitale. Vi indico poi un'altra città molto importante che è Magdala. La vedete sullo sfondo. Importante, questa era la città più importante del lago e lì veniva salato il pesce salato, il pesce secco. E allora, se voi osservate quel lago, potete immaginare durante la notte i discepoli, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Zebedeo, che pescano durante la notte su questo lago e poi portano il pesce e lo vendono a Magdala. Questa era l'attività di questi discepoli che poi seguiranno l'agnello. Un altro luogo importante che è bene che notiate, il porto di Cafarno. Quindi si pescavano durante la notte, portavano il pesce a Magdala, lì lo vendevano, tornavano, attraccavano in quel porto che vi venne indicato e che si trova a 200 metri dalla casa di Pietro. Lì lasciavano le barche. È lì dove c'è quel porto che Gesù ha incontrato i primi discepoli, li ha chiamati. Se noi adesso concentriamo la nostra attenzione ancora su quella cupola, sotto sorgeva la casa di Pietro. Com'è che l'hanno trovato questo luogo? È stato molto semplice. Hanno scoperto che con i primi scavi che hanno fatto hanno trovato le fondamenta di una chiesa ottagonale. Gli archeologi immediatamente hanno capito che questa è una chiesa bizantina. Se l'hanno costruita vuol dire che sotto il luogo era venerato. Difatti hanno fatto gli scavi proprio nel centro di questa chiesa ottagonale e hanno trovato una stanza che certamente era quella in cui Gesù è vissuto. Per quale ragione? Architetti bizantini non hanno distrutto quelle case che si trovavano sotto, non solo le hanno rispettate, ma hanno addirittura rinforzato quelle mura, vuol dire che le volevano proteggere, erano sacre. E sopra hanno costruito la loro chiesa. Questo è stato molto bello perché su quelle fondamenta gli archeologi hanno potuto basarsi per ricostruire la casa di Pietro, famiglia allargata di Pietro, perché c'era anche Andrea con la sua famiglia che abitava in questo isolato. Vogliamo vedere questa ricostruzione che ci aiuta a capire anche tanti brani del Vangelo. Vedete che c'è, come in tutti gli isolati, un cortile. Un cortile era 84 metri a cielo aperto, questo cortile, e lì si svolgeva l'attività principale di questa famiglia. C'erano il forno, pressoi, macine, mortai, piatti, vasi di vetro che sono stati ritrovati e lì si svolgeva l'attività. Chi piallava lì, chi doveva macinare il frumento lo faceva lì, le donne che facevano questo servizio. E poi vedete che ci sono le costruzioni di questo isolato. C'è una stanza che era la più grande, centrale, era 8 metri per 8. Ecco, questa stanza è diventata poi
il luogo di incontro della prima comunità cristiana. Come mai lo sappiamo per certo? Perché hanno trovato sull'intonaco, è stata intonacata 3 volte questa stanza, sempre con intonaci più ricchi e più belli, e osservando questi intonaci hanno trovato niente meno che 175 iscrizioni, dei graffiti lasciati dai pellegrini che venivano da tutto il mondo a visitare questa stanza. Perché venivano da tutto il mondo? Perché ci sono iscrizioni, graffiti in greco, ce ne sono in siriaco, quindi venivano dalla Siria, da Damasco, ce ne sono in aramaico e ce ne sono anche in latino. Vuol dire che addirittura da Roma venivano a visitare questa stanza. Poi notate che c'è una porta d'ingresso a quel cortile, è la porta di cui sentiremo parlare nel brano evangelico di oggi, e poi di fronte a quella porta c'è un piccolo slargo dove la gente si poteva riunire. Se noi teniamo presente queste indicazioni, noi capiremo meglio il brano evangelico di oggi che adesso ascoltiamo e anche gli altri episodi che sentiremo lungo quest'anno quando verrà letto il Vangelo secondo Marco. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Quello che abbiamo ascoltato è il più breve dei racconti di guarigione dei Vangeli. Ed essendo il primo, noi ci saremmo aspettati un miracolo un po' più spettacolare. Invece Marco colloca questo prodigio molto semplice, direi di poco conto, la guarigione della suocera di Pietro. Ma Marco non lo ha scritto per suscitare il nostro stupore, lo ha scelto per farci cogliere il significato del gesto compiuto da Gesù. Vuol dirci che cosa produce la parola del Maestro quando arriva in un certo luogo. Allora noi dobbiamo esaminare adesso tutti i dettagli di questo racconto. Se Marco, che ha scritto 35 anni dopo questo episodio e poi non era neanche presente, sottolinea dei dettagli che sono superflui, bastava dire che Gesù ha curato la suocera di Pietro. Invece descrive questo episodio quasi minuziosamente, ma ogni dettaglio ha un significato catechetico e noi dovremo cogliere il messaggio che ci vuole comunicare. Anzitutto, chi è la persona malata? È una donna? Chi rappresenta questa donna? Certo, Gesù ha curato la suocera di Pietro, ma in che condizione si trova questa donna e chi rappresenta? La situazione di questa donna rappresenta la condizione dell'umanità che Gesù incontra. E in che condizione si trova? È a letto. Chi ha letto è bloccato. Può far nulla, non lavora, capace di muoversi, non si rende utile, è di peso agli altri, non agisce, non si può rendere utile col suo servizio e quindi che uomo è, che umanità è questa? Non è la pienezza di vita, è perché l'uomo quando è nella pienezza di vita è uno che crea, che costruisce, che fa. Questa donna è bloccata. Il creatore ha consegnato all'uomo il creato perché lo portasse a compimento, perché realizzasse il suo disegno sul mondo. Ma chi non lavora, chi è pigro, chi si adagia,
non è più creatore, è uno che consuma e basta. Sto parlando naturalmente del simbolismo, non di una persona malata. È nel simbolismo dell'Evangelista Marco che ci presenta questa donna che è proprio il simbolo di un'umanità che non vive, che non costruisce, è bloccata. E che cosa la blocca? La febbre. Non viene specificata la malattia. Però c'è una febbre in questa donna che le impedisce di realizzare in pienezza la propria vita. È una febbre che le impedisce di servire, di rendersi utile agli altri. Questa febbre è figura di quel male che immobilizza l'uomo, che lo disumanizza, perché blocca in lui la capacità di amare, la capacità di servire il fratello. E ha un nome questa febbre, questa forza che impedisce di fare qualcosa di utile per gli altri. È il ripiegamento su se stessi, è l'egoismo, è il ripiegamento sul proprio interesse, sul proprio tornaconto, ed è questa febbre che disumanizza ogni persona e che disumanizza anche l'umanità, perché se uno blocca la capacità di amare non è uomo. Perché ciò che caratterizza l'uomo, a differenza del preumano, è l'attenzione all'altro, il servizio all'altro, l'amore. Ci sono delle febbri che bloccano questa capacità di essere poi uomini. Vediamo adesso allora come avviene la guarigione da queste febbri, dalla febbre. Anzitutto, subito parlano a Gesù di questa malattia. Bisogna vedere il problema, la malattia, insieme con lui. Facciamo alcuni esempi, così capiamo bene. Una delle febbri che noi vediamo che blocca l'umano, la frenesia del potere. Colui che vuole dominare. Questa febbre porta a ricorrere ad ogni mezzo, anche all'imbroglio, alle menzogne, agli inganni, per soddisfare questa febbre di prevalere sugli altri, di farsi servire dagli altri. Ecco, questa è una febbre che disumanizza. Proprio in quella stanza che vi ho indicato, quella di 8x8, dove Gesù è vissuto, un giorno Gesù si raduna con i suoi discepoli, ce lo racconta l'Evangelista Marco al capitolo 9. Lungo la strada, questi discepoli erano mossi da questa febbre, la febbre del dominio, del potere, di prevalere sugli altri. Gesù li ha sentiti discutere e quando arrivano in questa stanza Gesù si siede e chiede: di che cosa parlavate lungo la strada? Quelli zitti perché si vergognano di riconoscere la febbre che li spingeva a competere gli uni con gli altri. E Gesù curerà quella febbre dei suoi discepoli, prenderà un bambino, lo abbraccerà e dirà: voi dovete mettervi a servizio degli ultimi, non dominatori, ma servi. Ecco la parola che cura questa febbre. Un'altra febbre, l'attaccamento al denaro. La conosciamo tutti, questa febbre, e che cosa produce? Blocca l'umano nelle persone perché le porta a sfruttare. Una febbre che rovina anche l'armonia familiare, perché quando c'è da dividere un'eredità, se ci si lascia muovere da questa febbre non si è più fratelli. Spinge a commettere ingiustizie, furti e anche crimini. È la parola di Cristo che vince, che scaccia questa febbre e lascia emergere l'umano nelle persone. Un'umanità non diventa umana se è dominata da queste febbri. Pensiamo a un'altra febbre, quella della passione sregolata che ti porta alla dissolutezza e anche a commettere perversioni. Queste febbri devono essere presentate a Cristo, perché Lui ce le fa riconoscere e ci mostra la cura di queste febbri. Se noi non le presentiamo a Lui,
ricorriamo a dei rimedi che invece di guarire peggiorano la malattia. E adesso vediamo i gesti che Gesù compie. Sono tutti molto significativi, molto semplici, ma sono una lezione per la comunità. Che cosa fa Gesù? Si accosta. Non si allontana, non ha paura, non si mette a imprecare contro le malattie. Ciò che noi tante volte facciamo, notiamo queste febbri, ma invece di curarle con quella parola ci limitiamo a imprecare contro il male del mondo. Gesù non scantona, si accosta. Questa è l'umanità, questa è la sua condizione e bisogna intervenire per curare queste febbri. Gesù non si tira indietro di fronte al nostro male perché è venuto a dare inizio a un'umanità nuova, ma questa è l'umanità che lui incontra e noi dobbiamo stare attenti a non lamentarci di quell'umanità che Gesù ha amato e che ha voluto trasformare e umanizzare. Notiamo che non è la nostra bontà che attira Gesù, ma il nostro bisogno. Lui ci vuole felici e ci vuole salvare da tutte le nostre febbri che ci rendono incapaci di essere uomini, cioè di metterci a servizio dei fratelli. Secondo dettaglio, dopo essersi avvicinato al problema, la solleva, e qui è importante il verbo che viene impiegato, egeirein, significa far risorgere. Era un'umanità morta, quella che Gesù ha incontrato, proprio perché non sapeva amare, era mossa dalle febbri. Adesso la fa risorgere. Terzo dettaglio, la prende per mano. Significa la comunione con la sua persona, significa lasciarsi accompagnare da lui, la solleva dal letto delle pigrizie, delle debolezze, dell'incapacità di servire. È necessario che ci lasciamo prendere la mano da Gesù. La mano significa la nostra attività. Questa mano dobbiamo consegnarla alla sua, lasciare che le nostre opere, le nostre azioni siano accompagnate da Lui. Allora diventano realmente umane. Cosa paralizza il Figlio di Dio che è in noi? È il ripiegamento su noi stessi, l'incapacità di servire. Ed ecco la guarigione. La febbre la lascia e lei li serviva, non li servì, li serviva, diventa serva. Naturalmente non è un richiamo alla donna che deve servire, no, è l'umanità che mostra di essere guarita quando non è dominatrice, quando non cerca di asservire gli altri, ma quando diventa serva. Allora è un'umanità umana. L'ideale dell'uomo greco, lo ricordiamo, era il dominatore, non il servo. Gesù è venuto a salvarci da questo ideale disumano. Uno è salvo quando si lascia rimettere in piedi per servire. E adesso questa parola che è arrivata in questa casa, che ha prodotto questo cambiamento, ha fatto risorgere una vita umana, adesso questa parola esce dalla casa privata e sulla porta trova ad attenderla un'umanità malata. È l'umanità adesso che presenta a Gesù la propria condizione di malattia. È solo questa parola che può dare la pienezza di vita. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta.
guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Durante il sabato la gente ha rispettato la norma che proibiva di spostarsi, di caricare pesi, di curare malati, ma giunta la sera e quindi ha avuto inizio il nuovo giorno, ecco che tutti cominciano a muoversi e conducono a Gesù i loro malati. E li conducono davanti alla porta. L'ho indicata prima. Dov'era la porta? Davanti a quel cortile di 84 metri quadrati c'era la porta che dava sulla strada che portava poi verso la sinagoga. Bene, la gente si riunisce davanti a quella porta. Sanno che dentro quella casa c'è una parola che è prodigiosa. E quindi si aspettano che da quella porta esca la parola che cura ogni febbre dell'umanità. È proprio l'immagine della realtà della nostra Chiesa. Nella casa di Pietro, che rappresenta la comunità cristiana, del resto dicevo nella presentazione che è proprio in quella casa che si riuniva la comunità. Ecco l'immagine dell'umanità che si attende che da quella porta esca quella parola del Maestro che è capace di curare le febbri che disumanizzano il nostro mondo. Portano i malati. È l'umanità che presenta alla parola del Vangelo la propria condizione. Tranne il lebbroso e la donna che aveva perdite di sangue, tutti gli altri malati non vanno da soli da Gesù. È necessario che qualcuno li accompagni, qualcuno che si è reso conto che queste persone non stanno vivendo una vita piena, c'è qualcosa che le tiene bloccate. Ecco, qualche fratello che si rende conto della situazione di malattia prende queste persone e le accompagna a colui che le può curare. E anche qui noi notiamo che sono coloro che hanno capito la forza di questa parola che accompagnano i malati davanti a quella porta. È tutta la città che è davanti a quella porta. Oggi purtroppo la città non cerca la guarigione, ma cerca chi la può divertire. Dobbiamo prendere coscienza, noi che abbiamo fatto l'esperienza di come renda bello l'uomo la parola del Vangelo, far comprendere a queste persone che devono andare a incontrare Lui. Si è concluso il giorno di sabato. Tutti adesso vanno a riposare. Sentiamo che cosa accade il giorno dopo. Al mattino si alzò presto, quando era ancora buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono uscito». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. È passato il sabato e al mattino Gesù si sveglia presto. Sappiamo che la notte è fatta per dormire, ma quando si veglia non ci si trova in contatto con il rumore, con le creature. Ci si trova nella solitudine insieme con il Creatore. E allora il silenzio ci porta a confrontarci
con l'essenziale, con gli interrogativi profondi della nostra vita, con ciò che conta, con il senso vero della nostra esistenza. E ci sono coloro che hanno paura di questi momenti perché la loro vita è consumistica, direi, cioè spendono il loro tempo cercando di ottenere il massimo del piacere, delle soddisfazioni, non si preoccupano di costruire un qualcosa che rimanga, un qualcosa che abbia davvero senso nella loro vita. E noi troviamo Gesù che ci mostra l'uomo vero. L'uomo vero inizia la sua giornata confrontandosi con il Padre, con il progetto che il Padre del Cielo ha sulla sua vita. Questa è la preghiera. E Gesù si alza al mattino e la prima cosa che fa non è cominciare ad agire, è interrogare il Padre, perché alla sua luce vuole vedere il cammino che deve percorrere in quella giornata. Questo è l'uomo Gesù. E Pietro vede l'uomo in un modo diverso, vede e cerca l'uomo di successo. E quando al mattino probabilmente trova di nuovo davanti a quella porta la gente riunita alla ricerca di Gesù, va a vedere dove si trova il maestro, non c'è. E allora lo insegue. Il verbo greco è bello, katadiokko, che significa proprio inseguirlo, perché lo vuole riportare sul suo progetto, che è quello del successo. E c'è la prima incomprensione di Pietro, che vuole realizzare i propri sogni e servirsi di Gesù per ottenere questo obiettivo. Va alla ricerca di Gesù e lo trova e gli dice: tutti ti cercano. La risposta di Gesù: andiamocene altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. È per questo infatti che io sono uscito da Cafarnao. Lì la parola ha mostrato la sua efficacia. Adesso dobbiamo andare in tutti gli altri villaggi per mostrare questa parola, in modo che, venendo accolta, l'umanità nuova possa germogliare. E conclude il brano evangelico dicendo che Gesù è andato per tutta la Galilea predicando nelle sinagoghe, e il risultato è quello di scacciare tutti i demoni che impediscono all'uomo di essere se stesso. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.